Ed eccoci qua a parlare nuovamente di surfcasting in questo piccolo ABC del surf dedicato a chi si sta avvicinando alla nostra tecnica, l'inverno, stagione di mareggiate, stagione di mare torbido, stagione di una preda meravigliosa, la più prestigiosa a mio giudizio, che è la spigola. Parleremo di spigole, parleremo di come è possibile affrontarla, ma fondamentalmente di come andarla a cercare, che esche utilizzare, utilizzando immagini del passato che mi hanno regalato grandi soddisfazioni. Poco importa se sotto riva con un lancio cortissimo o un lancio molto lungo come stiamo vedendo, l'importante è cercarla con i travi giusti. Meglio ancora, parleremo delle esche da spigola, visto che ce ne sono tante, la spigola è onnivora, e partiamo con l'americano, un'esca che comunque ci ha sempre garantito dei risultati. Non l'esca principe, ma un'esca che se innescata bene, grazie al suo contenuto di sangue, la sua forma, la sua forza, la sua resistenza, è veramente un boccone particolarmente gradito. Si tratta di fare solo un buon innesco. Una delle tante riprove in quel della spiaggia della Giannella a Grosseto, una mattinata magica piena di temporali, in mezz'ora 3 spigole, una più bella dell'altra, una più forte dell'altra, tutte sull'americano, tutte a 50 metri, immediatamente dopo il frangente. Belle catture provocate da un short rovescio, innescato appunto con un amo del 4 o del 6, è un bel americano, un bellissimo ricordo e la riprova che è un'esca eccezionale. L'americano funziona anche con un mare in scaduta abbastanza rilassato e un'acqua molto limpida. Altra bella cattura, siamo nella zona di Capalbio, un long arm, altro trave da tenere in considerazione per la sua mobilità in corrente, una bella spigola che andremo a rilasciare. Non ci si deve stupire se si rilascia qualche spigola ogni tanto, fa parte del gioco. Mareggiata, in questo caso un forte vento laterale. Qui è possibile utilizzare il piombo a palla, facendo attenzione che non si insabbi. Questa è una pesca ravvicinata, ad esempio, a non più di 20 metri, nella salita di marea, sempre utilizzando un anellide, ed ecco il risultato, una bella spigola. Anche questa la rilasciamo, se vogliamo ovviamente, nessuno ci obbliga a farlo. Ecco un'esca straordinaria, l'occhio di canna, secondo me una delle esche migliori in assoluto. Difficile da rimediare questo piccolo polipetto calamaretto meraviglioso che innescato su un amo del 4 riesce a ingannare anche col mare calmo quasi tutte le specie di pesce. Un'esca eccezionale. La riprova questa spigola appena catturata pochi secondi dopo il lancio.
Diciamo che sull'efficacia dell'occhio di cane e il cappellotto non ci sono dubbi, basta vedere questa spigola che si è pappata tutto quanto al primo lancio. Da un'esca piccola ma efficacissima a un'esca assai più grande per situazioni di mare molto grosso e anche altri tipi di predatori. Il trancio di cefalo, che fa parte della tradizione integrale del surfcasting. Lo puliamo, gli togliamo le lische, facciamo un'operazione che non deve essere quella di un master chef, ma semplicemente creare un trancione con un coltello, e questo trancione lo facciamo grande quanto ci pare, magari rendendolo flottante, inserendo dentro della schiuma galleggiante o, come un tempo si faceva, del sughero. Generosi giri di filo elastico per avere un innesco tra i più belli ed efficaci in assoluto. Uno che ha regalato veramente grandi catture, ripeto, non soltanto di cefali, ma anche di serra e di tutti i predatori. Questo pezzo di cefalo lo possiamo innescare in vari modi. Secondo la dicitura standard, attraverso lo zatterino, ovvero inserendo un pezzo di polistirolo o di sughero, un qualche cosa che lo aiuti a galleggiare, oppure in modo assolutamente naturale, facendo sì che sia la corrente a muoverlo. A questo punto dovremo leggermente stare attenti sulle lunghezze dei finali, appunto affinché possa volteggiare nell'acqua, perché la sua forza è lì. Amo Aberdeen generoso, esca grande, amo grande, è inutile andare con il piccolo. La lunghezza del gambo dell'amo dell'Aberdeen ci protegge per quanto possibile dagli attacchi del serra. Chiaramente la parte con la carne sarà esposta all'esterno, la parte con le squame desquamate sarà all'interno, l'amo sarà lasciato abbondantemente fuori e creeremo il nostro solito salsicciotto. Ovvio che mi sto rivolgendo a quelli che si avvicinano per la prima volta o da poco si sono avvicinati al surf, non certamente a quelli che probabilmente hanno anche molta più esperienza del sottoscritto. Dobbiamo fare un salsicciotto, dobbiamo farlo bene, il cefalo ci aiuta tantissimo, un'esca che difficilmente viene attaccata dai piccoli pesci e che è indirizzata a qualche cosa di importante, che potrebbe essere in certe situazioni di mare, in certe spiagge come possono essere quelle siciliane, quelle sarde, raramente in quelle tirreniche, anche qualche bella razza che poi chiaramente provvederemo a rilasciare. Completiamo il nostro lavoro, anche qui come abbiamo visto precedentemente per la seppia, con un paio di nodi dell'elastico, non sono necessari ma è un'ulteriore chiusura. Tagliamo l'elastico, chiaramente anche questo dovrà essere di buone dimensioni, ed ecco il nostro trancio assolutamente perfetto, con l'amo bello scoperto, in grado di ferrare qualsiasi predatore lo venga a cercare. Beh, che dire, il trancione in una situazione del genere, con un bel rotante, ha garantito alcune delle più belle catture della mia carriera di surfista. La prima grande spigola l'ha presi oltre 40 anni fa, in quel di Grosseto Foce Albegna, e sempre col trancione, 8,4 kg, pesce che trattenni perché ero in una gara, che tra l'altro vinsi ovviamente, e non ho mai dimenticato quel momento e ho cercato di riviverlo, e questa volta con questa cattura che avete già sicuramente visto in altri filmati sono riuscito a rivivere queste sensazioni con un pesce straordinario che ho rilasciato. Le immagini del rilascio non mi appartengono perché appartengono al canale televisivo al cui avevamo dato queste immagini, quindi non le posso trasmettere, però era un pesce gravido e chi mi conosce sa con quanto rispetto io cerchi di trattare le prede di questa taglia, soprattutto quando si tratta di spigole gravide nella stagione della riproduzione. Cerchiamo di farlo anche voi. È sempre meglio rimettere in acqua una spigola da 6 kg piuttosto che tenersela e mangiare un qualche cosa di stoppaccioso. Non è un trofeo, il trofeo è la fotografia, il ricordo, l'immagine, il piccolo video. Un pesce che, lo vedrete, merita veramente tutto il nostro rispetto. Credetemi, rilasciate.
Ecco un'altra esca che funziona davvero, la seppia. In questo caso una seppia un po' elaborata. È la stagione invernale ovviamente, ci sono le seppie sotto costa per riproduzione. Abbiamo un bracciolo abbastanza lungo, la inneschiamo a coda di rondine finché non ruoti più di tanto, tenda a flottare perché magari dentro ci mettiamo un leggero flotterino e abbiamo su un long arm un'esca veramente efficace, molto efficace. Poi può anche succedere che con situazioni di pesca normali, con mare torbido e scaduta, usando una renicola arrivi un pesciolone enorme in compagnia di Salvo Bonaccorso e Peppino Alesi. Un colpo di fortuna? Beh, sicuramente ce ne vuole tanta affinché una spigola di queste dimensioni rimanga agganciata su un filo del 16 o 18 mentre stiamo pescando tutt'altro. Però la fortuna fa parte del nostro sport, premi agli audaci, diciamo così, un long arm, un piombo da 125, una renicola e la spigola è servita. L'ultimo innesco che faccio vedere è quello del vivo, lo faccio con del silicone perché le immagini sono un po' cruenti e provocano sempre delle rimostranze da parte degli ambientalisti. Ma cambia poco perché il concetto è uguale. La spigola mangia la preda dalla testa, mai dalla coda, e di conseguenza il nostro innesco dovrà arrivare, il nostro amo dovrà essere posizionato nelle parti del collo, diciamo così, nella parte dorsale, in modo che abbia la massima mobilità. In questo modo sicuramente per parecchi minuti, decine di minuti, l'esca rimane perfettamente viva in acqua. Questo innesco l'ho utilizzato in tantissime situazioni, non solo a spigole, e abbiamo avuto un grande risultato utilizzando lo short scorrevole. Non utilizzo la teleferica per le spigole perché non è assolutamente necessario. Lo scorrevole, come lo state vedendo, è assolutamente funzionante. Chiaramente possiamo modificare i diametri, anziché uno 0,26 mettere un 35, ma la sostanza non cambia. E la sostanza non è cambiata perché in un filmato, in una bellissima cattura che rubo al mio programma Surfcasting Academy di quest'anno, anzi del 2022, una spigola meravigliosa con cui andiamo ai saluti, augurandovi in bocca al lupo, anzi in bocca alla spigola.